Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo una torta di mele che adoro, la torta di mele polacca. È una torta con 3 consistenze: una base di pasta frolla friabile, uno strato di mele cotte al profumo di cannella e la superficie morbida di meringa. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Preparo la panna acida per la pasta frolla con 50 g di panna e un cucchiaio di succo di limone. Mescolo il tutto e in un attimo il composto si andrà a rapprendere. Per prima cosa preparo la pasta frolla, metto nel contenitore 320 g di farina 00. Aggiungo 150 g di burro freddo tagliato a dadini. Lo lavoro con la farina e ottengo un impasto sabbioso. Se vuoi puoi anche grattugiare il panetto di burro freddo con una grattugia a fori larghi. Se non vuoi preparare la pasta frolla con il burro, trovi sul canale anche la mia pasta frolla fatta con l'olio di semi. Ecco che ho ottenuto un composto sabbioso. Aggiungo 100 g di zucchero, un pizzico di sale, aromatizzo con la scorza grattugiata di un limone. Tre grammi di lievito per dolci setacciato. Ho messo via gli albumi, li userò successivamente, e uso i 3 tuorli di uova medie per la pasta frolla. Metto anche la panna acida preparata in precedenza. Impasto il tutto formando un bel panetto omogeneo. Puoi anche preparare questa pasta frolla nella planetaria usando la foglia. In un attimo la pasta frolla è pronta. E adesso puoi metterla in frigorifero coperta con pellicola alimentare fino al momento dell'utilizzo. È arrivato il momento di sbucciare le mele. 1 chilo di mele, circa 5 mele grandi. Dopo averle sbucciate le privo del torsolo e le taglio a dadini. Ho tagliato tutte le mele, adesso ci metto il succo di un limone, cannella a piacere, io ce ne metto un pizzico, e 70 g di zucchero. Mescolo bene. Metto le mele in padella e le faccio cuocere per 15-20 minuti. Le mele sono cotte, hanno assorbito tutta l'acqua di vegetazione. Le tolgo dalla fiamma, le sistemo in una pirofila e le lascio freddare completamente.
Ho imburrato e rivestito con della carta forno uno stampo quadrato 25 x 25. Se vuoi puoi usare anche una teglia rettangolare 20 x 30. Ho tolto la pasta frolla dal frigorifero e adesso rivesto la base dello stampo. Lascerò un terzo di pasta frolla per la decorazione finale e allargo la pasta frolla. Puoi farlo direttamente nello stampo con i polpastrelli delle dita oppure col matterello. Allarga bene la pasta frolla su tutta la base dello stampo. E una volta allargata la pasta frolla posso infornare. Cuocio la base di pasta frolla in forno caldo statico a 180 gradi per 20 minuti. Dopo 20 minuti di cottura tolgo la base di pasta frolla dal forno e la lascio freddare. Nel frattempo lascio freddare la base di pasta frolla e preparo la meringa. Metto nel contenitore i 3 albumi che avevo lasciato da parte. Inizio a lavorarli con lo sbattitore elettrico per 30 secondi. Per la meringa utilizzerò 120 g di zucchero e 20 g di amido di mais. Unisco l'amido di mais allo zucchero e poi andrò ad inserirlo piano piano. Metterò anche un cucchiaio di succo di limone durante il montaggio della meringa. Gli albumi sono schiumati, inizio ad aggiungere zucchero e amido di mais piano piano. Vediamo se la meringa è pronta, sollevo le fruste, si forma un becco, è bella lucida, ha cambiato consistenza, quindi ci siamo. La base di frolla si è freddata, aggiungo le mele cotte al profumo di cannella. Le distribuisco bene sulla frolla. Ora metto la meringa. Ricopro tutte le mele. Metto sulla meringa la pasta frolla avanzata, sbriciolandola a pezzetti. Faccio cuocere nel forno già caldo statico a 180 gradi per 30 minuti. Dopo 30 minuti di cottura la torta è pronta. Sistemo la torta su una griglia e la lascio freddare completamente prima di sformarla. La torta è completamente fredda, la tolgo dallo stampo.
La faccio scorrere su un vassoio. La spolverizzo con un leggero strato di zucchero a velo vanigliato. È arrivato il momento di procedere con il taglio di questa meraviglia. La taglio a quadrotti e poi posso servirla. E adesso ti mostro come si presenta all'interno. Una torta davvero meravigliosa, si notano perfettamente le 3 consistenze: pasta frolla, strato cremoso di mele e soffice di meringa e un ultimo strato di pasta frolla croccantissima. Io la trovo meravigliosa e non vedo l'ora di mangiarla. Ottima da gustare nelle serate autunnali con una tazza di tè caldo. Se la ricetta ti è piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e ci vediamo nella prossima videoricetta.